Ciao a tutti e bentornati sul mio canale oppure benvenuti se questo è il primo video che guardate qui sul mio canale. È appena iniziato l'anno nuovo, molte persone vogliono provare a fare qualcosa di nuovo, vogliono iniziare a fare delle attività che magari non hanno mai fatto prima. Una di queste attività potrebbe essere imparare una lingua straniera. C'è chi sceglie di imparare una lingua straniera con un percorso guidato, quindi seguendo un corso su internet, ma anche in una scuola di lingue, e c'è chi invece decide di iniziare a studiare in autonomia. C'è chi studia meglio in un ambiente controllato e in un contesto guidato, c'è invece chi studia meglio decidendo il percorso in autonomia, quindi studiando a casa con i materiali che si trovano gratuitamente o anche a pagamento su internet. Non è una scelta facile perché spesso chi inizia a studiare una lingua straniera ed è la prima volta che lo fa, non ha l'esperienza per valutare se sarà una buona scelta studiare in autonomia. Chi invece ha già alle spalle lo studio di varie lingue straniere o anche solamente di un'altra lingua straniera, ha già più esperienza per capire se studia meglio in autonomia o in una scuola di lingue, per esempio. Quindi oggi ho deciso di fare questo video per dare dei consigli a chi vuole iniziare a studiare l'italiano in autonomia, ma non sa bene come orientarsi. Mi è venuta l'idea di questo video quando ho letto questo commento che ho ricevuto in passato. È una persona che ha iniziato a studiare l'italiano in autonomia perché voleva provare a farlo, che però poi si è resa conto di non riuscirci perché magari non aveva ben chiaro che cosa fare. Il primo consiglio che vorrei voi consideraste, io vi chiedo solamente di prendere in considerazione quello che vi dirò in questo video. Poi ovviamente voi siete padroni del vostro tempo e della vostra vita, perciò deciderete voi che cosa fare effettivamente. Il primo consiglio che do è quello di avere un punto di riferimento per il vostro studio autonomo. Quindi procurarvi un libro di testo o di grammatica che rappresenti un po' la vostra base, la vostra guida, che vi indichi un po' la strada da seguire, il percorso da seguire per quanto riguarda gli argomenti da studiare. Per quanto riguarda i libri di grammatica che vi consiglio, ho fatto un video in cui ne parlo, quindi vi lascerò il link nella descrizione del video qui sotto. Però ci sono opzioni per tutti i gusti. Per esempio, se preferite partire dalla grammatica per poi arrivare alla conversazione e all'uso, vi consiglio uno di questi due libri. Se al contrario preferite partire dall'uso, quindi partire dall'uso per poi arrivare a capire il perché di quell'uso tramite la grammatica, allora vi consiglio questo libro. Il libro di grammatica vi aiuta ad avere ben chiaro qual è il percorso che dovreste seguire per imparare l'italiano. Poi voi potete intervallare i capitoli del libro con tutti i materiali che preferite, con i film, con le canzoni, con i video su YouTube. E infatti è proprio questo il metodo che io consiglio sempre per usare i miei video, perché in molti mi chiedono: ma i tuoi video sono organizzati in playlist? Sono organizzati dal più facile al più difficile? No, i miei video non sono pensati come un corso di lingua, i miei video sono pensati come delle risorse, degli strumenti di approfondimento da utilizzare e inserire
nel percorso che voi seguite. Quindi, per esempio, state studiando il passato prossimo, a scuola, all'università, da soli, come volete, però avete voglia di approfondire un po' di più, di fare altri esercizi sul passato prossimo, e allora è qui che entrano in gioco i miei video come metodo di approfondimento. Quindi, dicevo, non pensate al libro di grammatica come ad una gabbia, cioè, oddio, devo studiare sul libro di grammatica e poi non posso fare nient'altro. No, dovete fare tutto l'altro che c'è. Cioè, voi avete quel libro di grammatica come base, come guida, per avere un'idea degli argomenti da studiare, perché altrimenti diventa un po' difficile, no? Poi, il secondo consiglio che voglio darvi, io credo che gli argomenti di conversazione di cui dovete studiare il vocabolario, per esempio, dovrebbero essere degli argomenti che riguardano la vostra persona. In altre parole, io vi consiglio di, come prima cosa, imparare a parlare di tutto ciò che riguarda la vostra sfera personale. Cosa vi piace fare? Parlare del vostro lavoro, parlare dei vostri interessi, della vostra città. Perché vi dico questo? Perché poi magari buttandovi su argomenti un po' più complessi potreste in qualche modo abbattervi, perché magari è un po' troppo difficile e quindi perdete lo slancio iniziale di voler imparare, perdete un po' l'entusiasmo perché magari gli argomenti che scegliete, gli argomenti di conversazione, sono troppo difficili. E un altro punto, forse, che è ricollegabile a quello che ho appena detto, è che mi è capitato di parlare con studenti che erano in grado di conversare su argomenti molto complessi, però poi nel momento in cui dovevano parlare di che cosa avevano fatto durante la giornata, si trovavano in difficoltà. Quindi è molto importante seguire un percorso che vada dalla cosa più semplice alla cosa più difficile. Non pensate che perché è troppo facile non la dobbiate imparare, perché poi vi ritroverete ad un livello magari intermedio dove non sapete poi raccontare che cosa fate durante la giornata. Non abbiate fretta di progredire, non abbiate fretta di arrivare al livello avanzato, perché appunto poi vi perdete dei pezzi durante il percorso e a quel punto uno studente che si reputa avanzato ma che non sa raccontarmi che cosa ha fatto durante la giornata, è una mancanza di informazioni e di competenze troppo importante per essere ignorata. Quindi studiate le cose basilari, le cose della quotidianità, le cose che vi riguardano in prima persona e poi andate avanti. Poi, il terzo punto di cui vorrei parlare con voi oggi è l'importanza di sperimentare con le risorse. Quindi l'importanza di provare ad utilizzare risorse diverse, come vi dicevo prima, avere dei punti fissi per il proprio studio e intervallarli con altre risorse per avere una varietà di punti di vista che è fondamentale quando si impara una lingua straniera, ma quando si impara qualsiasi cosa, diciamo. È importante avere accesso a più punti di vista e ben venga che siano diversi. Questo è un punto chiave, secondo me, perché penso che sia estremamente importante che gli studenti, soprattutto quando studiano da soli, abbiano un po' di autonomia e indipendenza nel gestire il proprio studio. È importante che gli studenti riescano ad autogestirsi, soprattutto gli studenti che vogliono studiare una lingua straniera in autonomia nel tempo libero. È molto importante stimolare questa consapevolezza. Quale risorsa uso? Qual è migliore per me?
è molto importante perché non sempre si ha qualcuno a cui rivolgersi e a cui chiedere aiuto. Quindi cercare di esercitare questa autonomia nell'apprendimento è molto importante. Spero che il messaggio sia arrivato. A volte quando faccio questi video di conversazione mi scrivo una lista di cose di cui vorrei parlare, però poi spesso vado a braccio. E niente, fatemi sapere che cosa ne pensate e ovviamente se volete condividere la vostra esperienza. Mi fa sempre molto piacere leggere le vostre storie perché possono essere molto utili per altri studenti. Grazie mille per aver guardato questo video e ci vediamo nel prossimo. A presto, ciao!